In questo video vi propongo un disegno a penna piccolo, 14,8 x 10,5 cm, che fa parte della mia vasta ormai collezione di Biroscape, che sono proprio dei paesaggi, dei luoghi. Andiamo proprio a vedere, prendendo spunto proprio da un paesaggio, anche immaginario come in questo caso, però rilevato dall'esperienza e quindi anche da appunti che ho preso nella realtà e che ho praticamente tradotto insieme e vi presento in questo disegno. Ecco, in questo disegno proprio voglio andarvi a spiegare come io lo eseguirò, tenendo conto proprio del fatto che la penna è un materiale molto difficile da maneggiare, proprio perché quando noi poniamo un segno sopra la carta, questo segno ovviamente non potrà essere tolto, come quando noi agiamo con la matita, neanche con l'acqua, come noi facciamo ad esempio con l'acquerello. Per cui bisogna stare un poco più attenti e per quello il disegno deve essere fatto in maniera progressiva. Bisogna passare dalle linee sottili, chiare, lievi, alle linee sempre più scure e pesanti, però in maniera graduale. All'interno poi di questo video io farò accenno a come può cambiare l'estetica nel corso del tempo, come può cambiare la nostra idea di bello proprio, la nostra concezione, la nostra visione di percepire una cosa bella, che è molto differente da quella che era nei secoli passati e quella che sarà nei secoli futuri e nel presente. A noi risulta molto difficile riuscire a comprendere pienamente come potevano acquisire delle informazioni dalle immagini che guardavano nel 1200, nel 1300, nel 1400. Ci sono rimasti i lavori, però quegli occhi dei contemporanei nei nostri non ci sono più, per quante nozioni noi possiamo avere. È molto difficile noi comprendere le visioni del passato, come è anche difficile comprendere certe volte le nostre visioni che abbiamo del presente, delle opere d'arte. Quindi noi non possiamo far altro che andare alla ricerca, come in un giallo, di colui, di qual è l'oggetto che ci fa cambiare di opinione in maniera così stranamente incredibile, come nel caso del Signore di cui vi proporrò degli scritti durante questo video. E quindi non mi resta altro che augurarvi una buona visione a tutti voi. Molti mi chiedono se io copio le immagini che vi sono all'interno dei Biroscape. Di solito no, attengono soltanto la mia memoria delle tante nuvole che ho visto, dei tanti paesaggi che ho visto, e io mi limito ad andare ad aprire il mio cassetto e tirare fuori o degli appunti che ho preso dal vivo, o dei disegni o degli schizzi, a volte anche delle fotografie che io ho preso per riuscire a fermare quell'attimo e a capire meglio com'è costruita una nuvola, in questo caso della nuvola, ma potrebbe essere un altro tipo di paesaggio, come la luce si va a posare su determinati oggetti che possono essere nuvole o può essere altro o qualsiasi oggetto che io possa avere davanti per dipingerlo o disegnarlo e vedere come si comporta. Ecco, al netto di questo io lascio nel cassetto questa messe di cose che io ripongo e mi metto davanti al foglio e decido qual è la parte che sarà impiegata, per esempio, come in questo disegno, dalla nuvola rispetto alla totalità del cielo. Quindi faccio questo pensiero e decido
dove venga messa la nuvola, perché in questo disegno, come in moltissimi altri che io chiamo Biroscape, ma sono altro che disegni 14,8 cm per 10,5, i cartoncini che adopero, e quindi in questi piccoli disegni la mia area di intervento è proprio molto ridotta. Quindi devo fare i conti con queste dimensioni e quindi devo giocare molto sulla profondità. Quindi devo decidere se darla questa profondità o meno rispetto allo spazio che io ho a disposizione. È come una finestra aperta su una porzione del mio pensiero. E questo pensiero si materializza, in questo caso, in un disegno che ha la parte destra superiore occupata da una forma che possiamo leggere come una nuvola e la parte in basso dal mare, è sovrastato il mare da una sorta di nuvola un poco geometrica, stilizzata, che prende tutta la linea dell'orizzonte e che divide un poco il cielo dal mare. Vedete questi miei piccoli tocchi che sono all'interno del disegno della nuvola per definirne i contorni e anche per decidere qual è appunto la parte chiara e la parte scura che io devo dedicarmi a poco. Le parti più scure che io faccio con la penna sono quelle che io bene o male giudico abbastanza sicure, mentre quelle chiare, vedete, che io lascio più chiare, sono quelle che non sono ancora sicuro di sapere se voglio schiarire o scurire, perché dal pensiero al disegno c'è ovviamente una separazione, che è quella dovuta proprio all'incontro fra l'inchiostro, fra il segno e la carta, che si manifesta solo nel momento in cui metto il segno sulla carta. Quindi io so più o meno come andrà il disegno, però non ne conosco effettivamente il suo divenire. E questo mi è reso più chiaro soprattutto nei primi momenti del disegno stesso, quando io vedo con occhi lo spazio che man mano io vado a coprire e lo spazio ancora scoperto. E con questi due elementi io vado sempre a pari passo, tenendo sempre conto del fatto che esiste un vuoto e esiste un pieno. Quindi esiste un bianco che dovrà essere il più bianco e un bianco che dovrà esserlo meno, perché basta che io metta un piccolo tratteggio anche sottile e anche molto, molto lieve su una particolare superficie perché questa già si colori di grigio e quindi dia già una connotazione di scuro oppure di inizio di scuro a tutta la parte che a cui sto lavorando. Per cui io vi consiglio, quando fate qualsiasi lavoro e soprattutto un lavoro a penna, dove l'intervento della gomma che abbiamo per cancellare o per risolvere i nostri piccoli problemi o piccoli sbagli è assolutamente impossibile da attuare. Ecco, in quel momento dovete avere chiaro veramente molto bene quali sono le parti scure, quali sono le parti chiare. Per quello che all'inizio è molto bene, secondo me, fare in modo che il tratteggio sia lieve e sia fine, in modo tale proprio da essere man mano sempre più sicuri quando si affonda con i colori scuri, si affonda con i segni più ravvicinati e quindi più insistiti.
E soprattutto è interessante e secondo me importante, almeno questo io faccio io, cercare di mantenere lo stesso segno per tutto il disegno, perché questo ne determina una visione più omogenea, quindi una comprensione maggiore. Quando noi disegniamo non facciamo altro che esprimere un linguaggio, e questo linguaggio, questa parola, questo fiato che noi mettiamo sulla carta, che è il disegno, può essere chiaramente più alto o più basso, può avere delle tonalità scure o chiare, più ovattate o meno ovattate. Questo dipende dalla forza che noi mettiamo e nella quantità di scuro che mettiamo nel disegno e in come questo scuro viene man mano a formarsi. Quindi noi non dobbiamo avere delle voci che sono dissonanti oppure che non vanno in quel momento nella stessa direzione, perché nella totalità del disegno questo farebbe sì che il nostro occhio sia magari diretto verso un tipo di segno completamente diverso da quello che abbiamo fatto in tutto il resto del disegno, però se questo è fatto in minima parte l'occhio cadrà subito in quel punto. Quindi quello da curare fondamentalmente, e io ho fatto dei video magari all'inizio di questo percorso che io sto compiendo in questo canale, dove facevo vedere come fare una buona texture con la penna biro e soprattutto come allenarsi a farla. Ecco, prima magari di mettersi a disegnare, ad un disegno, a disegnare, io parlo di disegno e quindi di disegnare, perché il disegno è proprio il nostro progetto che abbiamo, sia esso che si faccia o no con la pittura o con la matita o con la penna. Invece il disegnare proprio è il mettere il segno. Ecco, questo disegnare sia assolutamente controllato nel momento in cui noi agiamo sul foglio di carta che dovrà costruire l'opera che abbiamo in mente. Come vedete qui vi sono tantissimi segni che sembrano ovviamente molto, che appartengono proprio a un coro di voci completamente differenti. Questo è perché appunto, come quando si abbozza un vestito, si mettono dei punti e si cerca di man mano stabilire quali sono le dimensioni esatte per riuscire a tagliare la stoffa. Ecco, questo è quello che io faccio e quello che vi consiglio di fare, cioè cercare veramente di procedere col disegno in modo tale da poter mettere dei punti in tutto lo spazio in cui volete mettere quella forma che state disegnando. Se il disegno è fatto dal vero, non come in questo caso che appartiene tutto alla mia memoria, quindi alla mia immaginazione, se voi disegnate dal vero, questo è ancora più utile. Cioè ancora più utile perché distinguere appunto le luci dall'oscuro è l'anima del viaggio che stiamo facendo, perché di viaggio si tratta. Il viaggio della matita sul foglio, quindi della temporalità, del fatto che quando noi disegniamo vi è un prima e dopo l'altro segno, e quindi cercare dal vivo sistematicamente di mettere alcuni paletti, alcuni segni che possano riuscire a determinare un insieme della composizione, quindi la sua proporzione, il suo ingombro, in modo tale che possa essere messa nel giusto modo
e nel giusto spazio all'interno del nostro foglio. Ecco, io consiglio sempre quando si disegna soprattutto dal vivo, di circoscrivere dentro il nostro foglio un quadrato, un rettangolo dove dovrà andare a finire il disegno che noi facciamo in quel momento. La storia dell'arte, quindi la storia del disegno e quindi la storia del segno, è mutata. È mutata anche come intenzionalità rispetto ai tempi che ha percorso, diciamo, dal Paleolitico fino adesso. E anche abbiamo imparato in molti video, questo è sbagliato, cioè umilmente vorrei dire io ho detto in molti video la mia di come la penso riguardo al fatto che le epoche che ci hanno preceduto sono interessantissime e ci mostrano l'evoluzione non soltanto dell'idea dell'arte proprio come veniva concepita, ma proprio del segno stesso che cambia. Vi è proprio un segno relativo a un periodo storico. Se voi vedete e guardate molti disegni di un'epoca, riuscite proprio a capire e a vedere che il segno proprio determinato anche dalle cose e dal tempo che in quel momento si viveva. Se noi vediamo un disegno di Leonardo, di Raffaello, e ne vediamo un altro magari di Hopper o di un altro disegnatore o di Giacometti, per esempio, noi vediamo all'interno di quel disegno non soltanto la storia dell'arte che ha avuto un'altra direzione, non dico che si è evoluta, perché non parlo mai di evoluzione dell'arte. Io non amo e non voglio parlare di evoluzione dell'arte come esiste l'evoluzione della tecnica. Gli antichi, i trecenteschi, i disegnatori, i pittori del periodo greco non sono meno bravi dei pittori o dei disegnatori di adesso. Non c'è un'evoluzione tecnica per cui noi abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza di ciò che facciamo. No, quella è la stessa. Quello che cambia è il modo proprio di segnare, di determinare un segno che viene influenzato da molti fattori, fra cui proprio il fattore esterno, delle cose anche che noi vediamo. E quindi molte sono le cose che noi prendiamo ovviamente dal passato e molte quelle che aggiungiamo, e queste si trasformano a seconda dell'epoca in cui noi viviamo. La modernità è proprio un fatto molto relativo, in quanto il contemporaneo è veramente ciò che stiamo vivendo adesso, ma sempre è stato contemporaneo. L'arte contemporanea al tempo di Michelangelo era contemporanea, era Michelangelo, ma la concezione di arte moderna era ben più dilatata all'epoca di quanto non lo sia adesso. Prima di suggerirvi una lettura interessantissima, che è di un autore particolare, perché è in un periodo particolare, che è quello dell'età dei lumi, mi voglio soffermare appunto sul disegno che sto facendo per farvi notare come la penna Bic, che è quella che sto usando, sia molto duttile, però molto particolare in quanto a fuoriuscita di inchiostro. Non è una penna molto fine, è una penna media, quella che io adesso sto usando, perché sto usando la Bic Crystal Original. E questa punta qua naturalmente è una punta media, non è una punta di 1,6 o di 1,2 come potrebbe essere quella delle Crystal Up, ma è una punta di 1 millimetro. Ecco, questa punta qui ha una grandissima versatilità anche rispetto al foglio che io sto usando.
per cui tende molto a lasciare il segno, e il segno anche abbastanza corposo e invadente, quindi la sua leggerezza deve essere tenuta in considerazione. Noi dobbiamo disegnare molto leggero, e la penna in se stessa è straordinaria proprio perché è leggera anch'essa. Ecco, questo tipo di strumento ovviamente non c'era un tempo ce n'erano altri, quindi io potrei dire che questo disegno non può essere stato fatto prima del 1900 perché appunto la biro non esisteva, però l'inchiostro sì, e certi segni che io faccio adesso sono presi dalla mia memoria e anche avvicinati perché da me studiati a quelli che mi hanno preceduto, ma pur sempre, ahimè, risentono del nostro tempo, e quindi lì dentro, che a me piaccia o no, c'è il tempo che definisco io contemporaneo. Parlo sempre, mi è capitato spesso di farlo, di parlare proprio di contemporaneità, di impossibilità nostra di vivere e apprezzare il lavoro che noi guardiamo degli antichi, proprio perché non siamo dentro la nostra epoca. Quindi ciò che noi valutiamo come contemporaneo, perché lo guardiamo noi adesso con gli occhi di adesso, e lo valutiamo riguardo alla nostra cultura e per quello che questa immagine ci ha lasciato nel corso dei secoli. Ne abbiamo una visione parziale, anche se piena di moltissimi riferimenti e di moltissimi studi fatti su di essa, però ne abbiamo una visione parziale che è determinata da molti fattori. Il primo fra tutti è la possibilità che ha avuto quest'opera di essere famosa e quindi di essere celebrata. Quando inizia questa celebrazione non si sa. Si sa però che il gusto ha avuto delle flessioni e ha delle flessioni continue nella storia dell'umanità, e ne danno testimonianza proprio moltissimi scritti. Uno di questi è uno scritto di Francesco Milizia. Questo signore, ad un certo punto, che nasce nel 1725 e muore nel 1798, questo signore lascia un libro secondo me interessante proprio per il motivo che dicevo prima, che si chiama Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principi di Sulzer e di Mengs. Quindi d'accordo, abbiamo due personaggi che hanno avuto un peso fondamentale nella vicenda del neoclassico. Voi sapete che vi è una storia abbastanza interessante riguardo al neoclassico, che ormai è famosissima, il fatto che il neoclassico teneva conto e esaltava moltissimo la statuaria greca pulitissima e bianchissima, quando poi noi abbiamo scoperto molto più avanti che tutte le statue non solo sono delle coppie di statue greche, delle coppie anche greche di statue greche, e quindi romane poi di statue greche, quindi la copia della copia, che questi originali all'inizio erano colorati, avevano un colore. Ma il fatto che siano state percepite poi con questa pulizia e limpidezza del segno proprio scultoreo, e quindi dello spazio, di grande spazio liscio su cui l'occhio si poteva posare e poteva percorrere tutta la statua incontrando pochi inciampi,
Noi pensiamo alla grandissima statuaria di Canova, ad esempio, se non abbiamo in mente quella di altri artisti di quel periodo, ma potrete benissimo andarli a trovare per conto vostro. Ecco, a un certo punto lui dice: io vedo queste opere e le filtro attraverso il mio gusto, per cui ho bisogno di fare un poco di chiarezza sulla percezione che noi contemporanei dobbiamo avere di alcune cose che sono state indicate come indispensabili, ma che adesso vanno in crisi perché il gusto ha preso un'altra direzione. Interessante come lui inizi questo libro, e ve lo voglio leggere perché a mio avviso è interessante. Lo trovate su un sito bellissimo che si chiama Archive, lo leggo come lo scrivo, ve lo dico come lo leggo, archive.org, dove dovrete trovare tantissimi cataloghi o libri in PDF totalmente gratuiti, anche li potete anche scaricare. Quindi le sculture che io vi dirò in queste letture che io farò adesso sono naturalmente sculture che potete andare a cercarvi tranquillamente, quindi non le metterò qui. Adesso vedete che io ho allargato l'immagine e, facendo una parentesi a quello che sto per leggervi, e faccio la base del mare, che è proprio una texture di tratti orizzontali che devono avere la stessa come si dice, la stessa intensità e vicinanza di quelli che io ho fatto sopra, però un pochino più scuri, un pochino più incisivi, e poi sopra metterò, vedrete, una specie di onda che poi alla fine andrò a recuperare a seconda di come sarà mia intenzione poi elaborare la nuvola che io farò sopra. Andiamo a leggere questo libro, e qui l'autore, il Francesco Milizia, inizia facendo la citazione di 2 statue, o 3 statue per meglio dire, dove vi sono 2 Ercoli, che sono l'Ercole Farnese e l'Ercole Glicone, e lo accenna al torso di Belvedere. Voi andate benissimo a vedervi queste sculture in rete, vedete che le trovate senza che io ve le metta qui, perché sarebbe poco raccomandabile o poco motivante anche riuscire a togliervi la gioia di andarle a cercare voi stessi. E allora lui inizia facendo una descrizione dei muscoli di questa statua, ma si sente che vi è qualche cosa di critico all'interno di esso. E poi alla fine, a un certo punto, dice, di questa digressione su questa statua, dice: ma che cosa fa il nostro Ercole? Pare che mediti con 3 pomi alla destra rivolta al tergo. Forse saranno 3 pomi delle Esperidi o qualche altro suo arnese per noi ugualmente insignificante. Sarebbe stato veramente più espressivo, almeno per noi, in qualcuna delle sue più interessanti azioni. Ora come sta? Non fa niente. Riposa. Per riposare riposa con maggior comodo e più inettamente il Mosè, capo d'opera di Michelangelo. Se ne sta a sedere senza mostrar voglia di niente. La testa, recisole quel barbone, che è più barbone di quello di Rauber, è una testa da satiro con capelli di porco. Tutto com'è è un mastino orribile, vestito come un fornaro, mal situato, ozioso.
Si caratterizza così un legislatore che parla da tu a tu con Messer Domine Dio? Si decanta per un modello ammirabile dell'anatomia esterna, me ne rallegro, e tanto più che si vuole ad imitazione del torso del Belvedere. Scuola degli artisti che vogliono imparare a vedere il vero bello della natura umana. Qui riunisconsi i pregi delle più belle sculture antiche. La varietà dell'andamento ondeggiato d'ogni membro è sì perfetta che è quasi impercettibile. Che morbidezza di forme! Passano dolcemente da una all'altra, si sollevano, si incavano e l'una nell'altra insensibilmente si perdono. Le ossa paiono ricoperte di una cute sugosa, i muscoli sono carnosi ma senza grassezza e la carne è la più bella carne. Non vi appariscono vene grandi e perciò, se questo è un detrimento di Ercole, sarà non d'un Ercole ancora uomo che faccia il grazioso con Iole, ma d'un Ercole fatto Dio, in cui siano sperite certe grossolanità umane. E Michelangelo è stato a questa scuola? Non basta andare alle migliori scuole. Disgrazia che questo torso non sia che un torso, sia pur mirabile quanto si voglia nella combinazione delle parti più belle, scelte dai corpi più belli per formare un tronco esprimente la più nobile e maestosa virilità. Tutto ciò non è che un mezzo per esprimere l'azione. L'azione è lo scopo dell'arte. Chi vuol vedere una delle azioni più vive, vegga il gladiatore Capitolino. Mortalmente ferito, sta per morirsene, ma da suo pari i gladiatori avevano da saper morire con grazia. Con la destra si sforza a rialzarsi, la vendetta gli dà questa forza, e la vendetta, l'angoscia, l'agonia sono insieme espresse nel viso e fin nei capelli rizzati, acciocché tutti i membri mostrino la fatica dei combattimenti sofferti e i piedi paiono incalliti e tutta l'azione è l'istante della morte. Tutto collima l'espressione di un bel giovane. È ferito e par certamente che muora. Ma è veramente un gladiatore? Quella corda al collo e quel corno accanto ne fanno dubitare. Ma andiamo più avanti e vediamo cosa dice di una delle statue che a noi paiono più interessanti e preziose per la nostra storia proprio recente, proprio perché la viviamo costantemente. Migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di turisti la vanno a vedere. Ma lui, il Milizia, diceva questo: la Pietà di Michelangelo è il più decantato gruppo fra le opere moderne. Badate bene che lui parla di moderne, quando ovviamente sono passati secoli da che Michelangelo ha fatto quella statua. Quindi non è certo un contemporaneo. Vedete come l'idea di moderno e la parola moderno si suoni completamente diversa da quella che noi agitiamo adesso. Dicevo, scriveva Milizia, è il più decantato gruppo fra le opere moderne, con ragione. È un gruppo di prodigi di Michelangelo divino. Cristo morto di 33 anni disteso lungo sulle ginocchia la sua madre che appena ne mostra 18. A lei, al di lei visino, alle manine, ai piedini, le di lei spalle però e la vita sono da lavandaia. Ella sostiene tutto quel corpo con tale disinvoltura che non si sa vedere dove sia la pietà. Grande imbroglio di panneggiamento trattato in piccolo. L'anatomia è il solito molta e l'espressione è un zero. La maggior singolarità è che un braccio della Madonna è disossato. È particolare questa annotazione sua. Se le persone che andassero a vedere Michelangelo ne ritornassero con questo tipo di commento, che non vedete
più in nessun libro di storia dell'arte adesso. Cosa ne penseremmo noi? E lui poi parla in termini di Michelangelo anche riguardo ad un Cristo suo. E dice: egli un Cristo o un manigoldo che impugna fieramente la croce per farne chissà che? Più cruda è la sua notomia. Pure lodato da tanti e tanti che credono saper vedere, stiman divino il Buonarroti. In questo Cristo, nel Mosè e in tutte le opere scolpite e dipinte, Michelangelo fa pompa sì grande della sua scienza anatomica che pare aver lavorato unicamente per l'anatomia, e per disgrazia egli non l'ha né bene intesa né bene applicata. Le sue giunture sono poco svelte, le carni piene e di forme rotonde, i muscoli tutti uguali e nella figura e nella molle, onde resta occultato il movimento delle immagini, ni un muscolo in riposo, difetto enorme. Tendini uguali, contorni aspramente serpeggianti, onde escono e non trovano la strada per rientrare. Che disegno dunque, e quali grazie! Come quegli eruditi che ammucchiano tutta la loro erudizione senza discernimento e sanno tutto fuorché eleganza e finezza. Michelangelo prese un mezzo per il fine. Studiò molto l'anatomia e fece bene, prese l'anatomia per l'ultimo scopo dell'arte e fece male. E peggio per non saperne far uso. Riuscì, chiedo umilmente perdono a tutti i suoi idolatri, riuscì aspro, duro, stravagante, caricato, piccolo, grossolano e quello che è più osservabile, ammanierato, in quanto che tutte le sue figure hanno costantemente una stessa maniera e lo stesso carattere, così che vedutane una si sono viste tutte. Quindi noi possiamo leggere in questo una novità, quindi uno scarto che fa in qualche modo morire, tra virgolette, una visione della figura umana e ne fa nascere un'altra. Se noi guardiamo ovviamente le sculture di Canova e poi guardiamo quelle di Michelangelo, lo scarto è molto evidente. Chiaramente a noi ci paiono quasi contemporanee e quindi tutte e due fanno parte di uno stile proprio che aveva uno scultore rispetto all'altro. Invece appartengono a un modo di pensare completamente diverso. Per anni, per secoli, la musica di Bach rimase sepolta, nessuno la ascoltava più, se non per merito poi di Mendelssohn, che la riscoprì, e quindi da allora si fece forza, raggiungendo uno dei massimi all'inizio del secolo scorso, dove Bach entrò a diritto in una delle imprescindibili manifestazioni di bellezza più alte che la storia dell'umanità abbia avuto, però ad un certo punto e per un certo periodo è stato esso dimenticato. Per cui il contemporaneo è sempre relativo al gusto e alla diciamo alla sensibilità della ricerca e della scoperta di nuove forme a cui noi siamo più propensi a ricercarne e a esaltarne di nuove. Oppure viene usato e trasformato e quindi letto diversamente. Alcuni artisti ci vengono letti completamente in maniera completa e diversa a noi di quanto potevano essere in passato. Pensate a tutti i simboli e alle illusioni intellettuali che possono essere dentro
la Venere di Botticelli o la sua primavera. E quante sono le implicazioni simboliche che vi sono all'interno della Cappella degli Scrovegni, a cui noi arriviamo faticosamente a comprenderne il senso, se non per una relazione intellettuale e quindi molto fredda, non legata al senso e al sentimento dell'epoca. Così il segno e il disegno viene compreso attraverso quello che è il significato che ha e che cambia nel corso delle epoche, per cui è difficile avere un occhio sempre uguale nel contemporaneo, che ci possa riuscire a definire quali sono le cose imprescindibili, anche se molte, quelle solide, sembrano quasi indistruttibili. Però chissà che queste ad un certo punto non vengano dimenticate. Adesso vedete che io ho forzato con lo scuro, ho diviso quest'onda bianca che stava tra il cielo e il mare, e comincio a passare con la penna in maniera più scura sotto le nuvole per determinarne, in questo caso non una profondità, ma un volume. Non mi interessava in questo disegno dare l'impressione che il cielo sotto fosse infinito. Mi interessava farlo intravedere e percepire nella parte in basso, ma mi interessava proprio dare una corposità a queste nuvole che sono quasi ingombranti, quasi pesanti alla vista, e che pesano, come pesano questi tempi. E quindi procedo adesso, perché sono abbastanza sicuro che qua l'oscuro possa riuscire a manifestarsi, a condurre la penna in questo momento e in questo punto. Vedete, ho preso un foglio di carta, perché naturalmente non posso andare con il dorso della mano sopra il disegno, e questo lo consiglio a tutti. Naturalmente vi consiglio di usare della carta acid free, quindi libera da acido, in modo tale che anche il contatto con la pelle non possa generare poi delle trasformazioni di ingiallimento della carta una volta che proprio ha avuto contatto con il grasso della nostra mano. Ecco, sarebbe bello anche usare dei guanti. Io ce l'ho, quelli che sono ad un dito, sapete, quelli che danno la possibilità di essere solo coperte il dorso della mano e il mignolo, per poter riuscire a posarlo il dorso sul foglio senza avere la possibilità quindi di lasciare delle sostanze grasse. Ecco, in questo modo si può riuscire a ovviare a questo inconveniente, quindi a non utilizzare il foglio. Però se non si ha questo tipo di guanto, di mezzo guanto, si deve assolutamente munirsi di un foglio di carta bianca, in modo tale che la mano non vada a contatto con il foglio. Francesco Milizia poi non si limita a questo, ma parla e ci dice la sua impressione e come deve essere il disegno. Il piacere è un'impressione moderata che gli oggetti fanno nei nostri organi. Se l'impressione è troppo forte, come nel sole mirato direttamente, ci disgusta. Se troppo debole, come l'armonia del cielo, da niuno ancora sentita non si sente. Un piacere è più piacere a misura che è prodotto da un oggetto perfetto. La natura non ci presenta alcun individuo interamente bello. Sempre noi scorgiamo anche nei più bei prodotti naturali qualche cosa di superfluo o di mancante. Vediamo però anche negli individui brutti qualche parte bella. Scegliere le parti più belle, combinarle insieme, formarne un tutto perfetto, ossia bello, si chiama bello ideale. Si suol chiamare anche imitare la bella natura.
a questa frase è più chiara, perché in questa scelta niente è di ideale, ma tutto è preso dalla natura. Ha un dipresso come il frumento e come tanti grani e frutti e fiori ed erbe che non si veggono più naturalmente come ci sono presentati dall'industria, la quale però dalla natura li ha ricavati tutti. Lo studio dell'artista è la bella natura, e perciò le arti che hanno per iscopo la imitazione della bella natura diconsi belle arti, e belle diconsi le loro produzioni, una Venere, un Satiro, un Apollo, i serpenti e i mostri, quando ciascuno di questi oggetti, benché tal'uno orrendi, contiene né più né meno di quello che deve avere, confacente al suo uso. L'artista che imitasse la natura tale quale è, mancherebbe interamente al suo scopo. Non vale tanta pena rappresentare quello che si ha di continuo sotto gli occhi. Il vero pregio dell'arte è di esporre quello che non si vede mai riunito in un soggetto. Perciò coloro che si danno a copiare la mera natura sono soprannominati naturalisti, e per quanta manifattura possano mettere in queste loro copie, non meritano certo applauso grande. Talvolta sarebbero biasimevoli, e tanto maggiormente quanto più fedeli e più esatte riuscissero certe loro imitazioni. E chi potrebbe reggere all'aspetto di strazi e di mostri, qualora fossero rappresentati con tale naturalezza, se comparissero veri, se il laco onte spaventasse, cesserebbe subito da essere un prodotto delle belle arti, effetto delle quali ha da essere sempre il piacere, in qualcosa assunto di gioia o di tristezza, di maestà o di leggiadria, d'amore o di sdegno. Lo spavento non è diletto. Quindi vedete, ci siamo già completamente dimenticati Caravaggio. Tutto ciò che noi andavamo o andiamo adesso in maniera straordinaria ad apprezzare, quelle che sono le mele bacate della natura morta, i piedi sporchi della Madonna dei Pellegrini e tante altre cose che ci paiono assolutamente sublimi, erano ributtanti per Milizia e per tutti gli artisti che in quel periodo abbracciavano questo tipo di idea, che partiva proprio da un'idea essa stessa che pensavano avessero i greci, naturalmente, quando nei loro scritti lasciavano intendere che delle parti unite insieme dovevano essere prese per le migliori qualità e messe insieme e quindi elaborate, per far sì che la natura possa essere al nostro servizio, ma non potesse essere copiata tale quale è. Invece, per noi quanto è importante copiare la natura per tale quale è. Per noi sarebbe veramente incredibile e quasi impossibile riuscire a dipingere qualcosa prendendo ciò che è per noi il bello e quindi per definizione legato al periodo neoclassico e quindi al periodo greco, e perpetrarlo sempre in modo tale che si abbia una virtù comune, che è quella dell'identità che uno può avere vedendo un'immagine di una scultura. Guardate Canova, guardate Thorvaldsen, tutti questi scultori hanno abbracciato ovviamente questo che ci sta dicendo in questo momento Milizia. Questo che sto terminando è un Biroscape. Ne vedrete ben 261, oltre a 35 circa disegni a penna, modestamente piccoli, che andranno da una misura di A4 a una misura di 50x70, e 3-4 disegni grossi che
io porterò insieme a un grande dipinto e altri 2 oli che io porterò in mostra dal 18 aprile al 25 settembre nei saloni della biblioteca universitaria, chiaramente al pian terreno. Voi quando uscite dalla stazione Principe vi trovate di fronte l'ex Hotel Columbia, ora biblioteca universitaria. Non fate altro che entrare nella biblioteca, vi sarà un salone e sulla destra si aprono queste 2 sale bellissime dove io ho il piacere e l'onore di poter ospitare finalmente un corpus abbastanza numeroso e importante dei miei lavori. Mi piacerebbe proprio incontrarvi, oppure che voi possiate incontrare il mio lavoro e quindi poterne poi discutere insieme. Questi piccoli biroscape, e io qua poi adesso vi metterò un link alla playlist che io ho fatto, dove li vorrei mettere tutti quanti in rete per riuscire a avere un catalogo anche visivo per tutti di quello che è la mia produzione. Sono più di 390, adesso vanno per il 400, quindi non saranno presenti tutti, ma sarà presente veramente un corpus notevole. Gli spazi sono bellissimi. Se avete occasione di venire il 18 venerdì all'inaugurazione, alla presentazione, io ne sarò assolutamente lieto e onoratissimo, veramente onoratissimo. E comunque se non ce la fate, o se potete venire dopo, assolutamente fatemelo sapere, così magari se posso essere presente. Naturalmente, per chi non potesse venire, io ho in mente già dei vlog che voglio fare, e quindi anche proprio dei reportage e dei video, addirittura dalla galleria, dove poter mostrarvi la mostra anche a chi non può venire. Poi verranno fatti anche dei workshop all'interno del periodo, quindi che va da aprile fino a settembre, e quindi ci sarà proprio modo e tempo per annunciarli nel mio profilo, nei miei vari profili social, dove io metterò tutti gli estremi con tutti gli orari. Gli orari appunto saranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 del mattino fino alle 7 di sera. Non sarà aperto il sabato e la domenica. Quindi io a questo punto non faccio altro che ringraziarvi per essere stati qui e augurarvi una buona giornata, un buon fine settimana, una buona settimana a tutti voi. E naturalmente un arrivederci alla live di martedì prossimo. A presto.